I weekend a volte possono essere monotoni. Solito giro al centro commerciale, se è bel tempo una passeggiata in centro, film, pizza e serata sul divano, un nuovo lunedì ed una nuova settimana. Eppure, sovvertire la routine, immergendosi in un cammino catartico oppure cercando un po' di adrenalina, si può. Ad esempio, si potrebbe scegliere di trascorrere una giornata al parco di Bomarzo. Venne costruito dall'architetto Pirro Ligorio nel 1547 su commissione del principe Pierfrancesco Orsini, che volle dedicare quest'opera alla moglie Giulia Farnese. Lo stile in cui è stato realizzato il parco è decisamente stravagante. Un luogo costellato da statue, iscrizioni enigmatiche e case pendenti che puntano a disorientare il visitatore. Tra studiosi, artisti ed intellettuali di ogni epoca, sono stati in molti ad interrogarsi sulle reali intenzioni del principe Orsini e sui significati nascosti disseminati nel parco. Le sue attrazioni, infatti, sono cariche di simbolismi, con continui riferimenti e rimandi alla mitologia e al mondo del fantastico. Qui il visitatore viene condotto attraverso un percorso fatto di grandi statue, edifici surreali, iscrizioni ed indovinelli che lo sorprendono e lo disorientano continuamente. Non a caso il parco è chiamato anche Bosco Sacro o Bosco Iniziatico, ed è molto probabile che l'intenzione fosse proprio quella di creare una sorta di percorso iniziatico, dove, riprendendo le parole del principe stesso, fosse possibile sfogare il core, ma anche stupire gli occhi degli ospiti. Un regno di sogno, in cui stimolare l'intelligenza e la cultura del visitatore, grazie ad un continuo gioco di richiami mitologici ed enigmi, tra statue di sirene, mostri marini, tartarughe giganti, sfingi, draghi, falsi sepolcri e giochi illusionistici. Dopo la morte del principe, gli eredi abbandonarono il parco e solo dopo 400 anni la famiglia Bettini recuperò con restauri e lavori quello che oggi possiamo ammirare. Per questo motivo, all'interno del tempio si trova anche una lapide dedicata a Tina Severi Bettini. Questo Parco delle Meraviglie venne riscoperto e rivalutato nel tempo anche grazie all'interessamento di molti artisti, tra cui Salvador Dalì. Il pittore surrealista rimase talmente colpito dalla visita al parco che vi trovò ispirazione per una delle sue opere, il visionario Le Tentazioni di Sant'Antonio. Ma chi era questo eccentrico personaggio dalla cui fantasia è scaturito questo parco unico in Europa nel suo genere? E quale voleva essere il suo messaggio? Solo stravaganza? Oppure c'è dietro qualche messaggio esoterico più profondo? Pierfrancesco Orsini, detto Vicino, è stato un nobile e militare italiano, signore di Bomarzo dal 1542 al 1585. Nacque a Roma il 4 luglio 1523 da Gian Corrado del ramo di Mugnone e da Clarice di Franciotto Orsini di Monterotondo, pronipote di Leone X. Insieme con il fratello minore Merbale fu educato alle arti della guerra e alla caccia, ma ricevette anche una formazione umanistica. Dopo la morte del padre, avvenuta il 21 settembre 1535, si accese una disputa ereditaria nella quale, accanto a Vicino e Merbale, i pretendenti principali, rivendicarono la propria parte anche parenti più lontani. La controversia venne risolta nel 1542, con l'arbitrato del vice cancelliere dello Stato Pontificio, il cardinale Alessandro Farnese. A Orsini fu assegnata la residenza paterna di Bomarzo. Merbale ottenne la signoria sul castello di Penna, Chia, metà di Foglia, Collestato e Torre di Chia. Attraverso il matrimonio con Giulia Farnese, pronipote di Paolo III, celebrato l'11 gennaio 1545 a Rocca di Giove, Orsini rafforzò i rapporti tra il suo casato e i Farnese, già tradizionalmente buoni, stabilendo un legame diretto con la famiglia del pontefice.
Sul finire del 1545 Orsini fu chiamato a far parte della commissione incaricata da Paolo III di arbitrare la controversia insorta tra Michelangelo e Antonio da San Gallo a proposito delle opere di fortificazione del Vaticano, che San Gallo avrebbe dovuto eseguire, ma su cui Michelangelo aveva espresso critiche. Ebbe così inizio la carriera militare di Orsini, che durò una dozzina d'anni. Nel 1546-47, insieme con 160 feudatari dello Stato della Chiesa, partecipò, al seguito del legato Alessandro Farnese, alla spedizione inviata da Paolo III in Germania in aiuto di Carlo V, impegnato contro i principi protestanti congregati nella Lega di Smalcalda. Le truppe pontificie furono però richiamate prima della battaglia decisiva presso Mühlberg. Durante il suo soggiorno nell'impero, l'amicizia duratura tra Orsini, Alessandro Farnese e Cristoforo Madruzzo, i due protagonisti dell'alleanza tra papato e impero, probabilmente si consolidò. Dopo aver portato a termine nell'estate del 1556 una missione alla corte di Francia per conto di Ottavio Farnese, rientrò nello Stato della Chiesa e per ordine di Paolo IV andò a combattere nella guerra di Campagna contro le truppe spagnole che minacciavano il territorio pontificio. Dapprima operò nelle vicinanze di Tivoli e successivamente, con la carica di comandante di Velletri, ultima piazzaforte a sud di Roma ancora nelle mani del Papa, ebbe il compito di fermare l'avanzata delle milizie guidate dal duca d'Alba Fernando Álvarez de Toledo. Nell'aprile 1557 circa 100 fanti del suo contingente vennero massacrati in un'imboscata dagli abitanti di Montefortino, l'odierna Artena, che Paolo IV punì facendo radere al suolo il paese e giustiziare tutta la popolazione. Nel 1560 morì la moglie Giulia, che gli aveva dato 5 figli maschi e 2 femmine. Orsini si era già allora quasi completamente ritirato dalla vita pubblica. Trascorreva a Bomarzo un'esistenza condotta con spirito libertino e dedicata a un intenso studio intellettuale, interrotta da occasionali visite ai cardinali Alessandro Farnese e a Cristoforo Madruzzo nelle loro residenze di campagna a Caprarola e a Soriano, e da rari soggiorni a Roma. Morì a Bomarzo il 28 gennaio 1585 e lì fu sepolto, secondo la sua volontà, nella chiesa parrocchiale. Nel suo ultimo testamento del 24 dicembre 1584 nominò eredi principali i figli Corradino e Marzio. Ottenne un lascito anche la popolana Clelia di Clemente, che aveva dato a Orsini 2 figli naturali, Leonida e Orontea, legittimati da Gregorio XIII. La visita al parco di Bomarzo consiste in varie tappe che rappresentano le diverse prove che l'anima deve compiere per potersi elevare. Ogni figura, ogni scena del parco rappresenta un momento necessario all'interno del cammino che conduce ad una profonda conoscenza della propria anima. Appena varcata la monumentale soglia del bosco, il visitatore si ritrova di fronte a 2 sfingi, una a destra e l'altra a sinistra, il cui aspetto ricalca tanto il modello classico greco di donna col corpo di leone quanto quello egizio, poiché sono entrambe prive di ali. Le 2 creature sono simbolicamente a guardia del parco e accolgono il visitatore con iscrizioni di benvenuto in endecasillabi, leggibili su ciascun basamento. Nella mitologia greca, le sfingi erano dotate di ali ed avevano la testa di una donna. Era la punizione di Era nei confronti della città di Tebe. Il mostro, posto davanti alla città su una rupe, ripeteva un indovinello a chi voleva entrare in Tebe. Chi non riusciva a risolverlo veniva ucciso. L'indovinello consisteva nell'indovinare quale fosse l'animale che al mattino camminava su 4 zampe, a mezzogiorno su 2 e alla sera con 3. Solo Edipo rispose correttamente: l'uomo. E la Sfinge, sconfitta, si gettò dalla rupe, anche se altre versioni riportano che Edipo stesso la uccise. Sulla sinistra si trovano alcune figure che incarnano gli dei più antichi: Saturno, Giano, Fauno e Vando e la triplice Ecate, una dea della mitologia greca.
Ecate era in grado di viaggiare liberamente tra il mondo degli uomini, quello degli dei ed il regno dei morti, e sovente viene raffigurata con delle torce in mano. È rappresentata come triplice, ovvero giovane, adulta madre e vecchia. Poteva operare incantesimi e comandare gli spettri, e le sue statue venivano poste negli incroci a protezione dei viandanti. Fu lei a sentire le grida disperate di Persefone, rapita da Ade presso il lago Pergusa e portata negli inferi, e fu lei ad avvertire Demetra di quanto era accaduto. Proseguendo nel parco, ecco che si incontra il primo vero mostro. Si tratta di Proteo o Glauco, un personaggio mitologico la cui bocca spalancata affiora dal terreno in un muto e straziante grido di dolore. Al pari del mostro, subiremo una mutazione interiore e quando usciremo da questo labirinto non saremo più gli stessi. Racconta un'antica leggenda che nell'era grande della preistoria venne a Capo Peloro, nella cuspide nord-orientale della Sicilia, un giovane della Boezia di nome Glauco, ritenuto figlio di Nettuno. Aiutato da alcuni amici, tagliò sui monti intorno alcuni alberi di pino e con il legno ricavato costruì una barca snella e veloce che dipinse con i colori del mare, e cioè di azzurro e di verde. Decise di fare come mestiere il pescatore e divenne così bravo e così abile che le sue reti alla fine di ogni pesca risultavano sempre piene di una quantità enorme di pesci. Glauco non tratteneva mai per sé tutto il pesce, ma lo divideva con gli amici, accontentandosi dello stretto necessario per nutrirsi e vivere alla giornata. Oltre ad essere generoso e di buon cuore, Glauco era anche bello come un dio. Occhi azzurri, sopracciglia folti e arcuate, il naso dritto e regolare e la bocca rosea e morbida come quella di un fanciullo, mentre una barba corta e riccioluta gli incorniciava deliziosamente il mento. I suoi capelli erano lunghi e sottili come fili di seta e gli scendevano sulle spalle morbidi e carezzevoli, e quando camminava oscillavano ad ogni suo movimento e sotto il sole cambiavano di colore, passando dal biondo al ramato. Tutte le Nereidi, Tetide, Anfitrite, Panope e la stessa Galatea, assieme alle sirene ammaliatrici e alle sorridenti ninfe delle acque, venivano dalle parti del Peloro per conoscerlo e parlargli. Spesso alcune di esse si spingevano fin sulla spiaggia e più d'una, avvinta dal suo fascino, gli sorrideva con invitante simpatia. Glauco era gioioso con tutte e scherzava come fa un buon compagno di giochi, ma in particolare non guardava nessuna, contento solo di godersi la scanzonata libertà della sua verde giovinezza e quel senso giocondo di disporre pienamente e liberamente del suo tempo e dei suoi pensieri. Un giorno, assieme alle sirene e alle ninfe dalle parti di Capo Peloro, venne la figlia di Forco, la dolce e romantica Scilla, fanciulla bellissima e soave, piena di vita e desiderosa d'amore. Quando Scilla vide Glauco, sentì il cuore batterle più forte e da quel momento ogni giorno all'alba lei cominciò a venire alla riva del Peloro ad aspettare con il cuore innamorato e palpitante che il biondo Glauco venisse a preparare la sua barca per la pesca. Poi se ne restava ansiosa ad attenderlo fino al tramonto, fino a quando non lo vedeva tornare con le ceste colme di pesci ed avviarsi poco distante alla sua piccola dimora. Scilla era timida e mai avrebbe osato dichiarargli il suo amore, perciò si accontentava solo di guardarlo, di sorridergli e di sperare. Un giorno passò dalle parti del Peloro la maga Circe e Scilla, dopo esserle diventata amica, molto ingenuamente le confidò il suo amore per Glauco e in cambio ebbe consigli e una promessa d'aiuto. Il giorno dopo Circe e Scilla si recarono sulla spiaggia. Poco dopo giunse anche Glauco. Nella lucentezza dell'alba, alle due donne egli apparve bello come un dio, agile come un atleta e smagliante in tutta la sua giovinezza, esaltata dai capelli biondi e dagli occhi azzurri, profondi come il mare. Circe ne rimase ammaliata e se ne innamorò.
Si rivolse a Scilla e le intimò di cercarsi un altro uomo perché Glauco, da ora, apparteneva a lei. Quelle parole per Scilla furono come una sentenza di morte. Come poteva l'ingrata maga rubarle il suo amore? E non s'accorgeva che Glauco per lei rappresentava la vita. Male aveva fatto a confidarle i suoi sentimenti. Sentì il cuore quasi fermarsi e poco mancò che morisse. Allora Circe, per disfarsi della rivale in amore, avvelenò la fonte in cui Scilla sovente veniva a bagnarsi e poi, impugnata una bacchetta magica, la toccò su una spalla. Ingannata dalla maga, Scilla cominciò a trasformarsi in un mostro marino, con 6 teste latranti e 12 orribili e deformi gambe. La sua pelle, prima liscia e delicata come un petalo di rosa, cominciò a coprirsi di squame ruvide e lucenti, e la sua voce, prima melodiosa e dolce, ora divenne rauca e abbaiante. Appena Scilla s'accorse d'essere diventata un mostro, non resse alla disperazione e si gettò in mare. Il suo cuore si trasformò in macigno e diventò così crudele al punto da costringerla a far strage dei naviganti che avevano la ventura di passare dalle parti della sua caverna. La stessa Circe, più tardi, descrivendola ad Ulisse, la definì un prodigio immortale, uno spavento, un orrore selvaggio con cui non si lotta. Contro di lei non c'è riparo, bisogna fuggire. Ma la perfida Circe si stancò anche dell'amore di Glauco. Quando venne la primavera, volubile com'era, si stancò del suo amore e lo lasciò. Dapprima pensò di trasformarlo in un animale, come aveva fatto con i suoi passati amanti, ma non poté farlo perché Glauco era figlio di Nettuno. Alla fine lo lasciò senza neanche dirgli addio e se ne tornò nella sua isola. Quando Glauco s'accorse d'essere stato abbandonato, cadde in una tristezza profonda. Ma la tristezza aumentò quando seppe della brutta fine di Scilla, di quella piccola creatura dalla voce melodiosa che tutte le mattine per tanto tempo lo aveva atteso sulle rive del Peloro e che la perfida Circe, per gelosia e con l'inganno, aveva cambiato in un orrido mostro marino. Ogni giorno Glauco prese l'abitudine di uscire con la barca fuori dalle acque dello stretto e di avvicinarsi all'antro di Scilla. Quando giungeva nei pressi, la chiamava per nome e cominciava a rammentarle il tempo felice dei loro primi incontri. L'orrido mostro più di una volta fu sul punto d'avventarsi contro di lui con le sue bocche latranti e di inghiottirlo. Ma seppur soggetta alla demenza canina, forse nel cuore manteneva ancora qualcosa del suo amore di donna. Così, dopo aver latrato minacciosa, finiva per calmarsi e rientrava nelle buie caverne marine mentre Glauco, afflitto e disperato, tornava alla spiaggia dello stretto. E intanto passarono gli anni. Glauco, sempre più malinconico, divenne un vecchio curvo, pieno di ricordi e di rimorsi. Egli non si allontanò mai più dalle rive dello stretto e continuò a vivere solitario ed eremita, vivendo solo del prodotto della sua pesca, per fortuna sempre abbondante. Glauco, ora, era anche stanco. Ogni giorno, tornando dal mare, remava sempre più lentamente e con più fatica. Una volta, mentre tornava da una pesca lontana, vide in mezzo al mare un'isola bellissima, piena di alberi e di fiori. Persino sul bagnasciuga vi cresceva un'erba verde argentata, soffice e molle come un bellissimo tappeto di Persia. Glauco quindi accostò con la barca a quell'isola sconosciuta, tirò a secco le reti e sedette sulla soffice erba, cominciando a selezionare i pesci pescati. E allora vide una cosa incredibile, meravigliosa. Quei pesci, appena toccavano quell'erba, tornavano a vivere e a piccoli balzi saltellavano verso il mare e vi si tuffavano dentro riacquistando vita e vigore. Glauco restò sbalordito. Mai in vita sua aveva visto o sentito parlare di cose simili. Ora era vecchio e stanco e anche un tantino miope, ma quello che vedeva era realtà e non un sogno. Colse un ciuffo di quell'erba e lo mangiò. Nella sua mente
tornò il ricordo degli aromi dei cibi mangiati nella prima fanciullezza. E allora raccolse altri ciuffi di quell'erba e li mangiò, e così di seguito, con ingordigia fino a saziarsi. E allora in lui s'avverò il miracolo. D'un tratto il suo corpo ebbe un fremito. I suoi piedi cominciarono a colorarsi di verde e poi le gambe, le braccia, il busto e la faccia divennero verdi come il colore di quell'alga che aveva mangiato. Il cuore di Glauco si riempì di gioia, mentre una forza incontenibile, più grande della sua stessa volontà, lo fece alzare e correre verso il mare, dentro al quale si immerse con un gran salto per diventare un tritone, immortale e profetico. Sul fondo, egli vide una casa attorniata da un giardino bellissimo, pieno di alghe e di coralli, un caleidoscopio di colori stupendi, mentre attorno si udiva una musica dolcissima e allettante. Vi entrò e ne fece la sua reggia. Da quel giorno, Glauco volle restare per sempre nel mare dello stretto. Si rivide con Scilla? Le parlò? Cessò per questo Scilla di far strage dei naviganti? Dice la leggenda che anche ai giorni nostri, quando infuria la tempesta, Glauco solleva il capo al di sopra delle onde e subito il mare si fa calmo e diventa invitante, come lo era nella preistoria, quando Scilla era ancora una fanciulla bellissima e non un feroce mostro marino, con 12 gambe e 6 latranti teste canine. Un'altra delle figure più emblematiche del Parco dei Mostri è una raffigurazione di Ercole il gigante e Caco, la sua vittima. Colto nell'atto di lacerare la propria preda, è nascosto il primo messaggio al visitatore. Lacerata è infatti anche l'anima di chi inizia il suo cammino verso la conoscenza di sé. Caco, figlio del dio Vulcano, viveva in una grotta dell'Aventino ed appare nella 10ª fatica di Ercole. Ne parla Virgilio nell'Eneide come di un mostro sputafuoco, ma anche Orazio lo descrive come un pastore e Dante Alighieri lo menziona nell'Inferno paragonandolo a un centauro. Le 12 fatiche di Ercole sono considerate una sorta di cammino spirituale, un percorso di espiazione in cui le ultime 3 si pongono come una metafora della morte. La storia narra di Ercole, che tornato dalla sua spedizione nell'Occidente Mediterraneo, si fermò nel sito del futuro Forum Boarium a riposare e far pascolare i buoi sottratti a Gerione. Caco non rubò tutta la mandria, ma portò via solo alcuni animali e li nascose nella sua grotta. Per non lasciare tracce, trascinò gli animali per la coda, costringendoli a camminare all'indietro. In questo modo le tracce sembravano dirigersi fuori dalla caverna e non verso di essa. Al risveglio Ercole si accorse della sparizione e, sentendo i muggiti da lontano, individuò il luogo dove erano nascosti gli animali. Quindi affrontò Caco, il quale aveva 3 teste e soffiava fuoco dalle sue bocche. Ercole mise mano alla sua mazza e lo uccise. Un'altra versione racconta di Caco che si nasconde nella sua caverna ammassando rocce all'entrata e che sfida in questo modo gli attacchi di Ercole. In ogni caso, Ercole riesce a sopraffare Caco, togliendo i massi ad uno. La traduzione della scritta presente su questa pietra suona più o meno così. Se Errodi si vantò del suo colosso, anche il mio bosco si gloria di questo, e non potendo di più, faccio quel che posso. Proseguendo nella visita del parco si può intravedere un curioso gruppo, una gigantesca figura di tartaruga che sostiene sul suo dorso il simulacro di una donna. La figura della donna si trova su una sfera e rappresenta Nike, la vittoria alata. Gli occhi della tartaruga fissano le fauci spalancate di un animale che spunta dal fossato antistante, pronto ad inghiottire la preda. La figura della tartaruga è curiosa. È posizionata su una pietra che ad una delle estremità è a forma di prua. La tartaruga, nel simbolismo dei primi padri della Chiesa, era il simbolo dell'attaccamento alla terra. In questo contesto si potrebbero considerare le 2 statue, Nike, la vittoria alata, figlia di Pallante e di Stige, e appunto la tartaruga, la terra, che fa da gradino alla dea.
Una delle opere più curiose del parco di Bomarzo è la Casa Pendente, definita un piccolo gioiello di architettura rinascimentale. La sua struttura precaria simboleggia l'imminente caduta delle sicurezze morali, una caduta necessaria per chi vuole procedere nel cammino della verità. La Casa Pendente è stata costruita sopra un masso inclinato e non è l'effetto di uno smottamento o di un terremoto. Pare che la casa si trovi all'inizio della primitiva entrata. Qui, vicino Orsini, voleva dare una prima emozione ai visitatori del suo parco. Al di fuori della casa troviamo incisi, oltre alle sue armi, il motto latino che dice: «L'animo, riposando, diventa migliore». Si tratta della dedica per la visita del Cardinal Madruzzo, principe tridentino. Un grande piazzale scandito da enormi vasi in pietra, un tempo ornati da iscrizioni oggi non più leggibili, conduce alla maestosa statua di Nettuno, adagiato su un letto d'acqua come le divinità fluviali d'epoca romana, e con un delfino tra le braccia. A poca distanza, una ninfa gigantesca dorme poggiata sinuosamente su un braccio. Nettuno è il dio dei mari, identificato con il greco Poseidone. La sua festa veniva celebrata il 23 luglio, nel momento della grande siccità. Il delfino è invece legato, tra le tante cose, anche ad Apollo. Si narra che Apollo prese le sembianze di un delfino per condurre i Cretesi a Delfi, dove edificarono un tempio a suo nome. Un delfino avrebbe anche favorito le nozze tra il dio Poseidone e la sua sposa Anfitrite. Il delfino è un mammifero marino intelligente e benevolo verso l'uomo. Creatura che conosce bene il mare. Infatti, tra gli Etruschi, i delfini vengono rappresentati come i traghettatori delle anime dei morti alle isole dei Beati. Una delle sculture più grandi del parco è un elefante sormontato da una torre che stritola con la sua proboscide un legionario. Il riferimento sicuramente va ad Annibale, comandante militare dell'antica Cartagine, e dalle sue battaglie contro Roma, rappresentato appunto dal legionario. Secondo Livio, nel 211 a.C. Annibale, volendo allontanare l'esercito romano impegnato nell'assedio di Capua, decise di marciare direttamente su Roma, sperando di poterla prendere con un'azione improvvisa che generasse spavento e scompiglio. Nonostante non avesse forze sufficienti per conquistarla, tentò comunque la sua impresa e riuscì a porre l'accampamento sull'Aniene, a circa 3 miglia da Roma. Riuscì persino a spingersi il più vicino possibile alle mura dell'urbe, ma fu allontanato e costretto a spostarsi verso nord, presso il fiume Tuzia, corrispondente ad uno degli affluenti del Tevere. Da qui si diresse verso il bosco sacro della dea Ferocia, il cui tempio a quell'epoca era famoso per le sue ricchezze, dal momento che gli abitanti di Capena, portandovi ogni genere di dono, lo avevano ornato con oro e argento. Fu così che Annibale, deviando dal suo percorso, giunse a Lucus Feronie e, attratto dalla fama dei suoi tesori, non perse tempo a depredarlo. È sempre Livio a dirci che, dopo il devastante passaggio, furono ritrovati mucchi di metallo e pezzetti di bronzo gettati via dai soldati cartaginesi per scrupolo religioso. Nel punto più profondo e spettacolare del parco ci si imbatte in una radura dominata sullo sfondo dal volto di un orco, la figura più nota del parco. Definito anche il Mascherone, questa statua è stata da molti interpretata come la porta degli inferi e, a seconda dell'ora in cui viene visitata, assume tratti differenti, arrivando perfino a deformare la propria espressione. Invece, le sue fauci sempre spalancate conducono il visitatore in una stanza angusta, riproduzione di una tomba etrusca al cui interno è posto un tavolino su cui poter addirittura banchettare. Nel proseguire la visita, verso sinistra apparirà un gigantesco vaso. Alla base di questa opera in pietra si può vedere l'effigie della Medusa. Pare che questo vaso sia la replica in pietra di altri 2 vasi che c'erano a Roma, uno nella piazza di Santa Maria Maggiore, l'altro in piazza dei Santi Apostoli. L'effigie di Medusa, invece, si ritrova spesso nelle armature e durante le battaglie, per esempio, sullo scudo di Perseo.
Poseidone era innamorato di Medusa ed una notte la portò al tempio di Atena per consumare il loro amore. Ma Atena la prese come un'offesa e tramutò i capelli di Medusa in serpenti. In questo modo chiunque le guardasse gli occhi sarebbe stato trasformato in pietra. Ad uccidere Medusa ci pensò Perseo, che le mozzò la testa guardandola attraverso uno scudo trasparente. Quando le tagliò il capo, dal collo le uscirono i figli Pegaso e Crisaore, che aveva generato dopo la notte con Poseidone. La sua testa non perse quel potere di trasformare in pietra chiunque la guardasse. Perseo, infatti, la mostrò ad Atlante, che diventò di pietra. Infine la testa di Medusa fu regalata da Perseo ad Atena, in cambio dello scudo con il quale la dea gli aveva suggerito di affrontare e di uccidere Medusa. Atena, ricevutala in dono, la pose al centro della propria egida e da quel momento si diffuse l'uso di porla sulle armature e sulle vesti regali come quelle degli imperatori di Roma. Proseguendo attraverso il parco, troviamo dapprima un ariete coricato e poi la panca etrusca, una panca leggermente inclinata, protetta da un arco. L'ariete riposa solitario nel bel mezzo del parco. Nella mitologia greca era l'animale rivestito del vello d'oro. Condusse i principi Frisso ed Elle al di là del mare, nella Colchide, e come ricompensa fu trasferito tra le stelle, dando origine alla costellazione con lo stesso nome. Il suo vello, però, rimase nella terra di Colchide, e per questo motivo la costellazione celeste illumina solo debolmente. Una volta finita la sosta, sopra il vialetto, in salita verso il tempio, alla destra si trova il Cerbero. Il Cerbero è il cane dell'Ade, uno dei mostri a guardia del regno dei morti. Non solo proibiva l'ingresso ai vivi, ma impediva anche di uscirne. La classica immagine del Cerbero è quella del cane a tre teste, una coda formata da un serpente e sulla schiena una moltitudine di teste di serpenti. Secondo alcuni, le teste erano 50 o anche 100. Una delle fatiche imposte da Euristeo ad Ercole fu quella di andare negli inferi per riportare Cerbero sulla terra. Ercole si fece dapprima iniziare ai misteri d'Eleusi, poi Ade gli diede il permesso di portare il cane sulla terra, solo ad una condizione: doveva domarlo senza servirsi delle sue armi. Così Ercole lottò contro il Cerbero con le sole mani, fino a quasi soffocarlo. Una volta domato, lo trasportò dinanzi ad Euristeo, ma questi, atterrito, volle che fosse spedito di nuovo nel regno dei morti. A conclusione del giro nel parco si sale verso l'ultima tappa dell'itinerario, il tempietto costruito da Jacopo da Vignola circa 20 anni dopo le altre sculture. Sorge sulla sommità del parco in diretta corrispondenza con il suo ingresso, quasi a tracciare idealmente un anello magico. Qui il visitatore ha compiuto la sua catarsi, completando il suo viaggio esoterico nei meandri della coscienza. L'edificio in realtà è un mausoleo e ospita le tombe dei coniugi Bettini. La moglie trovò la morte proprio a causa di un incidente durante i lavori di ripristino del parco. La leggenda vuole che tra queste mura riposi anche Giulia Farnese, defunta e amata sposa di Vicino. E difatti tutto il giardino è un omaggio alla bella Giulia, una sorta di eccentrico dono d'amore e devozione. Il parco di Bomarzo è un enigma scolpito nella pietra, un labirinto di figure mostruose e visioni oniriche che sfidano ogni logica. Ma ciò che abbiamo esplorato qui oggi è solo una parte di questo straordinario universo. Molte altre statue popolano il bosco sacro, ognuna con il proprio messaggio, la propria suggestione, la propria ombra di mistero. Alcune appaiono minacciose, altre grottesche, altre ancora celano nei loro lineamenti inquietanti un invito a riflettere su qualcosa di più grande, qualcosa che sembra sfuggire a una spiegazione univoca. Resta dunque una domanda sospesa nell'aria, in bilico tra storia e leggenda. Il sacro bosco di Bomarzo è soltanto il frutto della stravaganza di un principe eccentrico? Un luogo nato per stupire e divertire? Oppure dietro questi giganti di pietra
si cela un disegno più profondo. Le sculture, cariche di simbologie oscure, sembrano alludere a un percorso iniziatico, a un viaggio attraverso la conoscenza, la paura e l'ignoto. Forse la loro disposizione non è casuale. Forse ogni dettaglio è stato pensato per trasmettere un messaggio segreto, visibile solo a chi sa guardare oltre l'apparenza. E allora la vera chiave di Bomarzo potrebbe essere proprio questa, non una risposta definitiva, ma il continuo interrogarsi sul suo segreto, lasciando che ogni visitatore si perda tra le sue ombre e meraviglie, scoprendo, passo dopo passo, il proprio personale significato nascosto in questo straordinario labirinto di pietra.